Psycho Pass è un anime molto interessante, con rimandi che spaziano dalla Bibbia al post-strutturalismo. Difatti, l'anime ha il merito di sollevare molte questioni etiche e sociali che portano filosofie diverse e diversi punti di vista al confronto. La serie è ambientata in un Giappone distopico intorno alla fine del XXII secolo, nel quale la democrazia è solo di facciata. La professione di ogni cittadino è indirizzata da un sistema artificiale che decide il percorso di vita che renderà ciascuno più felice. Le frontiere sono state chiuse e il Giappone è diventato a tutti gli effetti una nazione autosufficiente, anche grazie a un sistema di produzione autoctona del cibo protetto da un virus geneticamente modificato. In questa ambientazione, la giustizia è amministrata da un'organizzazione chiamata Civil System, disposta dal Ministero del Welfare, che sovrintende a tutto ciò che è connesso allo Psycho Pass. Il nome deriva chiaramente dalla Sibilla Cumana, una profetessa che aveva chiesto al dio Apollo l'immortalità, ma che si dimenticò di chiedere anche l'eterna giovinezza. Un sistema di controllo che era stato preso in considerazione al posto del Civil System ricorda il Panopticon, ipotizzato dal filosofo Jeremy Bentham, nel quale tutti sono indotti a comportarsi bene nell'eventualità, vera oppure no, di essere costantemente osservati. Il sistema Sibyl è palesemente un totalitarismo, una divinità che decide e impone cosa è giusto e cosa no, definisce la sua idea di bene e di male e la gente si sottomette a una cieca servitù in cambio di un apparente quieto vivere, ma appunto si tratta di mera apparenza. Fondamentalmente i cittadini sono repressi psicologicamente, sopprimono se stessi fingendo di essere positivi, sforzandosi di non avere pensieri negativi, perché qui è estremamente rischioso pensare. Si giudica e si punisce un supposto assassino sulla base della volontà, ancor prima che agisca. In questo contesto, alla Minority Report quindi, i cittadini sono trattati come se una sorta di aleatoria onniscienza permettesse di giudicarli per i crimini commessi, ma prima che essi vengano compiuti, punendoli di fatti per reati che non hanno compiuto, ma solo per il fatto che sono instradati sulla via del crimine. Le forze dell'ordine in questo mondo sono armate di Dominator, un'arma in grado di determinare l'identità del suo possessore, connessa via wireless al Civil System, che quando viene puntata contro qualcuno, questa invia al sistema le informazioni della persona sotto tiro per misurare il coefficiente di crimine. Se tale valore supera un certo livello, il bersaglio viene terminato. La popolazione del Giappone viene quindi costantemente controllata mediante un sistema che analizza per ogni individuo la predisposizione a intraprendere la via del crimine. I dati elaborati producono lo Psycho Pass. Ogni cittadino è valutato con appunto il coefficiente di criminalità, che ne esprime la propensione a commettere reati, valore di cui l'ufficio di pubblica sicurezza si serve per valutare se un soggetto è un criminale latente o meno. Esso è influenzato dai livelli di stress o da altri fattori, il che conduce al fatto che, paradossalmente, è più l'ansia e la moralità a incidere sulla valutazione. Perciò, una persona che per reagire a soprusi e violenze morali o fisiche assume atteggiamenti violenti per difendersi, viene considerata alla stregua di chi per primo l'ha indotta in tale situazione. Quando questo livello raggiunge quota 300, il soggetto viene considerato una minaccia per la società e gli esecutori dell'ufficio di pubblica sicurezza si ritrovano con i Dominator sbloccati e impostati su forza letale. Se il valore invece è sotto 300, sono autorizzati a usare forza non letale, oppure le armi rimangono bloccate. Ci troviamo letteralmente in una visione hobbesiana della società. Hobbes sosteneva che l'uomo è una creatura intrinsecamente egoista che mira al suo benessere e che tendenzialmente non punta al bene comunitario, quanto più a inseguire e realizzare i suoi egoistici obiettivi, una visione nettamente opposta a quella aristotelica. Quindi per Hobbes, uno Stato affinché funzioni deve imporsi se necessario anche con la forza,
o a forza, come nel caso di Psycho Pass, per poter far rispettare quelle leggi che devono mirare a una nazione pacifica. In parole povere, obbligare anche con la forza una società ad essere buona, poiché dell'uomo non ci si può assolutamente fidare. Ma noi sappiamo, come ribadito anche in altri video, che questa visione hobbesiana è stata sconfitta da quella di Rousseau, che a differenza del precedente vedeva la società come vera e unica responsabile della corruzione dell'animo umano. Ciò che caratterizza gli esseri umani per Rousseau, infatti, è la libertà. Citandolo testualmente, finché restano nello stato di natura, gli esseri umani sono felici, in quanto i loro semplici desideri sono facilmente soddisfatti. Ma come vediamo in Psycho Pass, invece, il mondo segue più l'ottica dell'uomo va obbligato a percorrere la strada del bene. Bene che poi, chi lo ha effettivamente deciso? Ovviamente chi lo applica, creando schiavi che devono indossare una maschera, reprimere se stessi affinché possano sopravvivere in questo mondo, fingere insomma, essere uno, nessuno, 100.000, tutti ugualmente asserviti a una psicologica dittatura. Il coefficiente di criminalità viene registrato da un lettore chiamato Psycho Pass, che fornisce una sorta di carta d'identità sulla stima che il Sibyl produce sull'attitudine del soggetto a commettere crimini. Il valore è espresso con una serie di tonalità, che va dai colori più chiari e accesi che contraddistinguono i bravi cittadini a quelli più scuri che denotano una predisposizione al crimine e alla violenza, senza contare inoltre che un Psycho Pass deteriorato di un soggetto può ammorbare anche quello di un altro, alla stregua di un vero e proprio virus. Man mano che un soggetto è vittima di stress, depressione e altri fattori che peggiorano il suo umore, lo Psycho Pass si intorbida, facendo comparire l'individuo come maggiormente propenso a compiere crimini, fino a farlo risultare un criminale latente. Akane Tsunemori è la giovane ragazza che lavora nella pubblica sicurezza, caratterizzata da un forte desiderio di giustizia e soprattutto rappresenta il nostro punto di vista in Psycho Pass. Anche noi, come lei, divisi tra accantismo e utilitarismo. L'anime ruota attorno a questo personaggio e ai suoi enforcer, criminali latenti, stabilito essere tali dal Sibyl System appunto, che hanno scelto di indagare invece di passare la vita in isolamento. Questo è un punto interessante. Da un lato il sistema si adopera per giudicare e preventivamente tagliare dalla società chiunque venga considerato pericoloso, dall'altro ammette implicitamente di averne bisogno. I criminali, o presunti tali, divengono il braccio della giustizia in questa società. Ricorda molto ciò che avviene per i drughi, ex amici di Alex in Arancia Meccanica. Akane viene affidata alla divisione 01 e affiancata dall'enforcer veterano Kougami, che le farà da supervisore. Kougami è un ispettore dalle spiccate qualità, si mostra molto freddo e distaccato, affronta le indagini con minuzia e non esita ad utilizzare metodi poco ortodossi per riuscire a risolvere i casi. Al suo fianco Akane, nel corso della storia, comincerà a comprendere che il modo di giudicare del Sibyl System non è un sistema perfetto, come invece i suoi colleghi credono. Capita che il Sibyl sbagli i suoi giudizi, giudicando criminale qualsiasi individuo superi certi parametri. Akane, così, è combattuta su cosa in questo mondo sia veramente giustizia e se possa davvero essere mantenuta attraverso un sistema contraddittorio e probabilmente corrotto. Al vertice del Sibyl System, introdotto tra il 2090 e il 2100, vi è un insieme di 247 cervelli, nel vero senso della parola, organismi disincarnati che possono essere inseriti in corpi cyborg, di soggetti criminali asintomatici, collocati nella nona Tower, che con il tempo si sono arrogati il diritto di decidere in modo arbitrario cosa rientri nella definizione di giustizia e cosa di crimine. In origine, attorno al 2030-2040, si trattava soltanto di un supercomputer utilizzato per valutare gli esami attitudinali dei ministeri del lavoro, salute e welfare.
Una parte cruciale del suo funzionamento in origine era data dal supercomputer Bifrost, che aiutava la componente biologica ad affrontare sfide sempre più complesse e che viene poi utilizzato dall'organizzazione criminale omonima per commettere crimini senza essere giudicati dal Sibyl. L'applicazione del Sibyl ha portato a una società di facciata ordinata e all'apparenza felice, ma molti gruppi politici, studenti, insegnanti e altre categorie di persone sono state poste ai margini in quanto inconciliabili con il nuovo stile di vita. Inoltre, al contrario di quanto sembra, il sistema non è attivo ovunque, ma non può leggere coloro che operano nel Ministero degli Affari Esteri e certe basi militari, a riprova che si tratta appunto di un sistema fallace in partenza. Ma quali sono i requisiti da possedere per entrare a far parte dell'elite del Sibyl? Caratteristiche cruciali sono il possesso di una personalità che non si sposa con gli standard morali umani, la capacità di esaminare i comportamenti umani in modo oggettivo, senza coinvolgere emozioni nel giudizio, essere illeggibili per lo stesso Sibyl System. A quel punto, il cervello candidato viene estratto dal corpo e introdotto in un contenitore collegato alla mente alveare dell'organizzazione. Come abbiamo visto quindi, questo sistema di organizzazione della giustizia finisce per dividere la società in classi. Da un lato, coloro che vengono giudicati positivamente dallo Psycho-Pass possono ambire a professioni soddisfacenti, ai quali vengono indirizzati dal sistema che sa cosa è meglio per loro. Dall'altro, coloro che sono visti come criminali latenti vengono trattenuti in istituti che servono più a isolarli dalla società bene piuttosto che curarli. I criminali latenti, anche se ripudiati dalla società, sono necessari per certi compiti quando non si vuole che le più alte cariche si macchino di incarichi che prevedono il ricorso della violenza. Nasce così la figura degli esecutori, che l'ufficio di sicurezza pubblica sguinzaglia come cani da caccia contro i criminali non regolarizzati. Ma c'è di più. Questa censura preventiva si estende anche all'arte, quindi pittori, scultori, poeti che nelle loro composizioni includono temi scomodi come la violenza, non sono autorizzati a produrre. Quindi qui scordatevi tutti i manga come Berserk e compagnia bella, portando a una repressione del loro essere che li fa sfociare in patologie oppure ne incentiva i comportamenti criminali. Molti cattivi della serie, infatti, sono individui istruiti e menti sopraffine che hanno una sorta di rigetto per questo stato di cose che li reprime e impedisce loro di esprimere la propria personalità. Comunque, in un caso su 2000 nascono degli individui di costituzione remissiva, il cui coefficiente non risente degli atti che compiono per quanto turpi. È il caso di Shoujo Makishima. Egli si ribella a questo stato delle cose, spingendo individui a riprendere in mano il libero arbitrio, ma agevolando atti di violenza, manipolando il prossimo, ad esempio fornendo maschere che permettono l'anonimato a chi commette crimini. Questo spiega perché il personaggio di Makishima è solitario e non mette in discussione i valori stabiliti. Egli finisce per separarsi dalla società per affermare la propria volontà, una figura molto vicina al concetto di oltreuomo nicciano. I soggetti come Makishima, quindi, sono molto ambiti dal Sibyl, che vedono in loro membri potenziali molto preziosi. Vorremmo davvero definire, come ho letto in giro, questo sistema auspicabile? Il Sibyl dovrebbe rispondere all'intrinseca esigenza umana di protezione e pace sociale, ma come la storia ha spesso dimostrato, la nostra storia reale intendo, non è mai un bene cercare di avere sotto controllo forzato un'intera società fatta di uomini uguali, ma complessamente diversi nel modo di pensare, di agire, di vivere, di rapportarsi col prossimo. Il Sibyl rende tutti gli uomini, sia che siano buoni o malvagi, schiavi dello stesso sistema. Io la definisco una sorta di perversione del concetto di uguaglianza. Questo succede quando si cerca di tracciare la psicologia di un individuo senza tener conto della personalità e delle condizioni socioculturali
in cui tale individuo agisce. In questa società, ciò che il Sibyl cerca di instaurare è una società che sembra essere ispirata alla filosofia di Platone, che ipotizzò uno stato ideale composto da 3 classi separate. Al vertice i filosofi che comandano e governano, subito dopo i militari che tutelano l'ordine e infine il popolo costituito da contadini, artigiani, commercianti. In maniera abbastanza similare, in Psycho Pass, se volessimo fare un parallelismo, vedremo che abbiamo il popolo, poi i guerrieri, identificati negli Enforcer, e infine i governanti filosofi rappresentati dal Sibyl System, che è appunto il lato razionale e pensatore di questo mondo. L'appartenenza a una classe o all'altra dipende dalle capacità individuali in Psycho Pass, esattamente come intendeva Platone, anche se per tale filosofo, pur tenendo in considerazione il fatto che i figli di avrebbero percorso la strada dei genitori, non escludeva a priori che potessero divenire altro. Ma questo è un discorso complesso che andrebbe approfondito a parte. In questa tecnocrazia l'uomo è fondamentalmente obsoleto. Non si crede più nel suo senso di giustizia o nella sua redenzione, si giudica in base alla volontà e non agli atti, quasi in una sorta di futuristica caccia alle streghe. Anche gli esecutori, il braccio armato di questa distopia, sono i tristi esempi di quanto questo mondo sia allo sbando in Psycho Pass. Sono in un certo senso obbligati a divenire potenziali assassini. Quale paradosso! E voi cosa ne pensate? Immaginate un mondo in cui non esiste violenza, non c'è guerra, omicidi, stupri, però per ottenere ciò ogni essere umano è monitorato in un certo senso, ossia c'è un modo per comprendere i pensieri malvagi di un uomo e di conseguenza intervenire preventivamente. Dunque, l'invidia, l'odio, ma anche la mera incazzatura sono monitorati costantemente e ogni uomo cerca di essere sempre tranquillo e evita di provare sentimenti negativi. Ora, la domanda che vi faccio è questa: in questo mondo non esistono più crimini, zero, tutti sono in una sorta di pace forzata. Sarebbe giusto tutto ciò? Esprimetemi il vostro parere in un commento. Io intanto ringrazio il buon Ilario Gobbi dei Miti del Tubo per aver collaborato alla stesura di questo copione. Trovate linkato in descrizione il suo canale. Io vi invito a seguirci anche sui vari social che trovate qui sotto: Instagram, Twitter, Facebook e il gruppo Telegram a cui vi invito ad unirvi. Vi ringrazio della vostra cortese attenzione, ci vediamo al prossimo video e buona vita a tutti.